Ehi creator, dobbiamo parlare. In questo video sto parlando soprattutto a te, creator, ovvero persona che hai un canale YouTube oppure un canale su Instagram, su TikTok, dove ti pare. Lo sappiamo bene che i social media, i social network sono piattaforme dove potenzialmente ognuno può fare quello che vuole. Sono democratici e meritocratici, nel senso che chiunque può aprire un canale, può dire quello che vuole e sarà il pubblico e soltanto il pubblico a giudicare, quindi a consacrare il successo o meno di un canale. Fermo restando questo, vorrei parlare con te, creator. Però alla fine di questo video voglio dare anche dei consigli a chi invece segue i creator, quindi mi rivolgo al 90% ai creator, ma anche a coloro che seguono i video dei creator. Credo che prima di aprire un canale, ripeto, su qualunque piattaforma, parliamo di YouTube perché mi è più comodo e qui siamo su YouTube, ma il discorso vale per qualsiasi piattaforma. Prima di aprire un canale e prima di veicolare messaggi è fondamentale coltivare le proprie competenze, sapere ciò di cui stai parlando. Non sai di che cosa stai parlando, vero? Ora, io mi occupo di audio e video per podcast, quindi non voglio parlare in generale, ma ci sono casi in cui persone aprono canali, danno consigli su diete, su alimentazione, su qualsiasi altra cosa. In questi casi si fanno veri e propri danni, quindi c'è una responsabilità oggettiva enorme. Noi parliamo di argomenti sicuramente molto più leggeri, quindi al massimo il danno che puoi fare è consigliare un microfono sbagliato, una macchina fotografica sbagliata, ma è un danno. È un danno economico, è un danno di tempo nei confronti della persona che ti sta seguendo. Ricorda sempre, da un grande potere derivano grandi responsabilità. Proviamo a fare qualche esempio, così provo a spiegarti meglio ciò di cui sto parlando. Ci sono persone, senza voler fare nomi e cognomi perché parlo veramente in generale, non me ne frega niente di parlare male di qualcuno. Ma dici a me, con chi stai parlando? Dici a me? Chi se ne frega, ognuno fa quello che vuole, lo sai, mi conosci, quindi sai che non me ne frega niente di nessuno, quindi ognuno fa quello che vuole. Ognuno fa quello che vuole, sinceramente sono scelte assolutamente personali. Ci sono delle persone che nel corso del tempo hanno seguito il mio canale, seguono il mio canale e mi hanno fatto domande che mi hanno fatto capire che la loro preparazione in merito all'audio, al video, era veramente a un livello molto basso, il che ci sta assolutamente, si è qui anche per imparare, no? Io ho imparato e imparo tante cose, qualcuno magari ha imparato da me. Bellissimo. Cosa succede? Che dopo un po' vedo che queste persone aprono dei canali e parlano di audio e di video. Aspetta. Stavi imparando da me. Devi ancora fare tantissima strada. Hai già un canale dove dispensi consigli a persone che possono incappare nel tuo canale e possono seguire i tuoi consigli. Perché la vita, caro Pino, non è rosa e fiore. Se fosse rosa e fiore, non saremmo qui a spalare tutto il giorno, lo capisci questo? Celebri sono gli esempi che faccio spessissimo, soprattutto anche nelle live, nei quali parlo di ancora oggi nel 2024, persone che consigliano come microfono il Blue Yeti. Che stai dicendo, Willis? Se non sei esperto di questo, vai a vedere, ci sono un sacco di video dove parlo del Blue Yeti, che è un microfono che andava bene forse 15 anni fa, 12 anni fa, 10 anni fa, non adesso, perché costa tanto, 100 euro. Quando con 100 euro ti compri veramente di tutto, e suona malissimo perché è un microfono che ha bisogno di tanto trattamento acustico. Danno quei consigliano microfoni completamente sbagliati, ripetono cose che ho detto io ma interpretandole male, oppure sbagliando nel dirle, oppure è tutta farina del loro sacco. Non voglio dire che mi copiano perché chi se ne frega. Benvenuti alla prima edizione del premio Chi se ne frega. Non è che io detengo la verità, ognuno può informarsi su libri, altri creator, corsi, dovunque, ok? Raccontano la loro verità, ma questa cosa non è corretta. Se non sei esperto di qualcosa, non dovresti dar consigli. Una cosa è che apri un canale dove racconti la tua giornata, la tua quotidianità, il tuo modo di pensare. Ti seguo perché mi piace come pensi, mi piace quello che racconti, mi piace la tua spontaneità. Mi piaci se ti muovi, mi piace quel che muovi. E allora muovi! Perché sono simili a te per tante cose e ti seguo. Quando si tratta di canali dove le persone insegnano qualcosa, il discorso è diverso. Se non sei veramente sicuro di quello di cui stai parlando, fai danni. Fai danni perché le persone spendono soldi. Quante volte ho sentito persone che mi hanno detto: io ho comprato questo microfono perché mi è stato consigliato, perché ho chiesto alla persona X che aveva un canale
E la persona mi ha consigliato quel microfono. Quella persona che competenze ha per consigliarti quel microfono? Nessuna. Magari un microfono che lui ha comprato o lei ha comprato perché a sua volta gli è stato consigliato da qualcuno senza competenze, oppure gli è stato consigliato 7 anni fa, quando aveva un senso. Capisci cosa sto cercando di dire? Aprire canali è gratis. Chiunque può dire quello che vuole. Massima libertà. Se dici cose sbagliate, fai danni. Perché anziché aprire un canale dove tu ti ergi a maestro, Maestra, insegnami. dove tu ti ergi a persona che sa e dà consigli, invece non studi ancora un pochino? Perché non racconti quello che tu hai fatto finora? Ha senso così, non sei colui che insegna, sei colui che sta imparando e tantissime persone possono apprendere da te perché magari sono al tuo livello. Purtroppo le persone, soprattutto chi è, tra virgolette, ignorante di audio, nel senso che è una persona che non è il suo mondo, quindi sta imparando adesso, arriva perché in quel momento YouTube suggerisce, grazie all'algoritmo, bla bla bla, suggerisce il tuo video, lui lo guarda e dice caspita, devo comprare questo microfono. Oppure devo fare questa cosa perché mi hanno detto che si fa così. E questa persona non è così smart da dire aspetta, questo tizio o questa tizia mi hanno detto questa cosa. Ma chi sono questi? Che competenze hanno per dirmi questa cosa? Da quanto tempo parlano di questo argomento? Perché se fai 1 più 1 più 1, alla fine capisci, dici ok, questo ha iniziato da pochissimo. Sono pochissimi canali, fino a poco fa parlava di tutt'altro, vabbè, vado da qualcuno che fa questo mestiere da più tempo e mi può dare un consiglio. Capito cosa voglio dire? Puoi aprire un canale YouTube? Assolutamente sì, assolutamente sì. Certo non sono io a doverti dire sì o no, ci mancherebbe, io non sono nessuno. Chi sei tu? Chi sono? Io sono... No, tu non sei nessuno. Devi aprire un canale? Sì, se vuoi sì. Devi ergerti a maestro e dare consigli? Maestra, insegnami. Come se tu fossi un pro? Se lo sai sì. Se non lo sei, con un po' di umiltà, non ergerti a maestro, non dare consigli. Ragazzi, vi consiglio questo microfono perché è fighissimo. Per te che non hai esperienza, probabilmente è fighissimo. Per te che non hai provato centinaia di microfoni, è fighissimo quello. Allora, nel video dovresti dire, ragazzi, io ho iniziato settimana scorsa, ho iniziato 15 giorni fa, 20 giorni fa, un mese fa. Un solo microfono ho provato in vita mia, questo. Per la mia esperienza mi sembra buono, però non lo so. Allora è un discorso onestissimo, perché io che ti guardo, dico, caspita, questo è onesto. Ha consigliato questo microfono, aspetta, adesso vado a vedere anche gli altri che dicono di questo microfono e mi faccio la mia idea. Ma nel momento in cui dici, questo è fighissimo, comprati questo, tante persone lo fanno, ti seguono. Questo non era un video rivolto a nessuno. No, tu non sei nessuno. Non me ne frega niente, io parlo in generale perché fin troppe volte purtroppo ho trovato persone che avevano il microfono sbagliato oppure avevano fatto delle scelte di acustica, quindi di correzione pannelli eccetera eccetera, oppure di editing, di equalizzazione e compressione, scelte sbagliate che gli hanno fatto perdere tempo in alcuni casi e gli hanno fatto perdere soldi in altri casi e quindi hanno dovuto vendere il loro microfono andandoci a perdere e comprandone un altro. Se avessero scelto direttamente il microfono giusto avrebbero risparmiato soldi e tempo. Stiamo parlando di audio e video, ok, di quello che mi compete. Ora non voglio andare troppo lungo, per favore, ripensaci. Sei ancora in tempo. Non devi per forza essere maestro. Maestra, insegnami. Non devi per forza essere un insegnante, le persone ti seguono anche se sei te stesso. Perché se tu ti poni come un pro e non lo sei, la figura barbina, per usare un termine a me caro, è dietro l'angolo. Se tu invece dici ragazzi io sono un novellino, sto iniziando adesso, non c'è nessuna vergogna a dirlo, tutti abbiamo iniziato, sto iniziando adesso, sto commettendo degli errori, sto facendo le cose buone, adesso vi racconto che faccio io ho comprato questo microfono, a me sembra buono, lo sto usando, che ve ne pare? Caspita, bellissimo, sei onesto, sei sincero, sei leale, sei corretto. È bellissimo così. Ora, in quest'ultima parte del video voglio parlare a te che segui i creator. Ma dici a me, ma dici a me, ma dici a me. Con chi stai parlando? Dici a me. La prima cosa che ti consiglio di fare è quello di verificare le credenziali del creator che stai seguendo, ovvero chi è quella persona, perché parla di quell'argomento, da quanto tempo parla di quell'argomento, di cosa si occupa nella vita. Se non riesci a trovare una buona risposta a queste domande, non seguire quel creator, ce ne sono altri mille. Altri milioni di creator, quindi non è per forza quello, oh mio Dio, come faccio? Mi raccomando, questo è fondamentale. Punto 2. Fai altre ricerche in rete. Il web è immenso, ma è alla portata di tutti, fai delle ricerche. Mi hanno detto che questo microfono è il migliore, che questa cosa si fa in questo modo. Cercalo su YouTube, cercalo su Google, vedi se tante altre persone
ritorniamo al punto prima, autorevoli, competenti, dicono la stessa cosa, e se hanno detto la stessa cosa, perfetto, segui quel consiglio. Se tutti o la maggior parte, soprattutto persone referenziate, ti dicono il contrario, ovviamente non seguire quello che ti ha detto il creator. Ultimo punto, consulta esperti veri, certificati, qualificati, persone che vai a trovare sui loro siti web dove ci sono delle referenze e quant'altro, e chiedigli un consiglio. A me arrivano richieste di consigli, di aiuto dovunque. Io sono una persona gentile e quindi rispondo a tutti. Però magari qualcun altro dice: guarda, questa è una consulenza, mi devi pagare X. Però se quella consulenza ti può aiutare ad evitare di sbagliare, a capire come fare, soprattutto all'inizio, investili quei soldi. Poi 50 euro, 70 euro, 100 euro, non lo so quanto ti chiede il professionista e in base a quello che ovviamente è la tua domanda, il tuo quesito. Però fallo, perché partire col piede giusto è sicuramente la strada migliore, il modo migliore per raggiungere, tra virgolette, il successo. Spero che questo video non ti abbia annoiato, ma secondo me era importante farlo. Ripeto, io non giudico nessuno, non me ne frega assolutamente niente Benvenuti alla prima edizione del premio Chi se ne frega di nessuno. Ognuno fa quello che vuole, ognuno è responsabile di quello che dice e di come lo dice, ok? Non sono certo io il giudice. Però mi interessa sensibilizzare verso questo argomento, perché il bello e il brutto del web è proprio questo, che tutti possono aprire un canale, un account, una pagina e dire quello che gli pare. E le persone hanno fretta, sono sbadate, non ci fanno caso, magari si lasciano influenzare e prendono decisioni sbagliate. Questa cosa non è corretta, non è bella. Grazie per aver guardato questo video, mi farebbe piacere, se ti va, che lasciassi dei commenti per dirmi se sei d'accordo, se sto sbagliando, se hai un'altra visione. Confrontiamoci, ok? Grazie mille e ci vediamo settimana prossima.